Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sono Alessandro Davide. Oggi con questo video voglio spiegarvi come si sostituiscono le cerniere della lavastoviglie. Se vi occorre comprare le cerniere di ricambio, vi lascio il link nella descrizione del video dove troverete l'elenco completo di tutte le cerniere di ricambio. Prima di iniziare, per favore, vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Ci tengo a ricordarvi di staccare sempre la spina per lavorare in sicurezza prima di effettuare qualsiasi tipo di riparazione sull'elettrodomestico. Bene, iniziamo nel dire che di cerniere ne esistono tanti tipi diversi, però quelle più utilizzate sono queste tre. Mentre abbiamo la cerniera a destra che è senza molla e quindi la identifichiamo subito, le altre due dobbiamo un po' controllare le forme e dove sono le viti di fissaggio per capire quale cerniera monta la nostra lavastoviglie. Allora, per iniziare bisogna svitare le viti dei fianchi, quindi in questo caso qui svitiamo questa vite qua, quindi questa, poi svitiamo quest'altra vite qui, quest'altra vite e poi per finire l'ultima vite qui in basso. La stessa cosa la facciamo anche su quest'altro fianco svitando tutte le viti. Allora, considerate che in alcuni modelli, specialmente quelli nuovi, questi sono a incastro, quindi non c'è nessuna vite, ma bisogna semplicemente tirare e fare leva. Nella parte frontale invece svitiamo queste altre viti. Allora, questa qui non in tutti i modelli c'è bisogno di svitarla, ma se serve la svitate pure. E poi svitate quest'altra vite qui. Quella in basso non serve, diciamo, potete solo allentarla. La stessa cosa la fate da questo lato. Quindi a questo punto dovete tirare il pannello e sfilarlo via. Bene, il fianco l'abbiamo tolto, la cerniera è visibile, però dobbiamo andare a smontare anche il pannello frontale perché la cerniera è ancorata sia da questo lato che da quest'altro. Quindi svitiamo tutte le viti che fissano la lamiera. Comunque avevo già fatto in passato un video dove spiego come si smonta il pannello frontale. Ci sono altre 4 o 6 viti come quella che ho appena svitato. Bene, arrivati a questo punto non ci resta che aprire il portellone, tenerlo aperto con una mano e svitare queste viti qua. Mi raccomando, è molto importante non perdere queste due viti e anche di non spanarle, quindi usate il cacciaviti a croce giusto. Bene, come potete vedere la cerniera non è più collegata alla porta. Proseguiamo. Ok, una volta svitate queste due viti, adesso andiamo a svitare queste altre viti che fissano la cerniera al resto della lavastoviglie. In alcuni casi ne abbiamo una sola, ma in questo caso ne abbiamo due. Quindi iniziamo a svitare questa. Qui una cosa molto importante è non spanare le viti, quindi verifichiamo prima che non sia bloccata in questo modo e poi la svitiamo. Qui facciamo la stessa cosa, controlliamo prima che non sia bloccata girando a mano e dopodiché svitiamo. Su alcuni modelli, specialmente quelli nuovi, potrebbe esserci questa staffa qui che andrà rimossa, altrimenti farete fatica a staccare la cerniera. Arrivati a questo punto non ci resta che togliere appunto la cerniera e staccarla dal resto della lavastoviglie. Per fare ciò bisogna tirarla così e sganciarla, non so se avete visto, comunque è molto semplice, ok? Adesso come si fa per rimontare appunto la cerniera? A questo punto dobbiamo aprire la cerniera, inserire prima questa parte qui dietro, così, e poi posizionarla, ok? Semplicissimo. È molto probabile che la cerniera la trovate già aperta, ci sono dei piccoli bussolotti di metallo che le tengono bloccate in modo che rimangano aperte, quindi dovrebbe essere anche molto più facile. A questo punto andiamo a recuperare le viti. Se per caso la cerniera non è ben allineata, con un cacciavite a taglio possiamo inserire il cacciavite in questo foro e muoverla un pochino. Allora, questo foro
deve corrispondere perfettamente alla lamiera, così poi corrisponderanno anche i fori delle viti. Quindi prendiamo poi la sua vite e la avvitiamo. Ok, una parte della cerniera è fissata. Come potete vedere abbiamo avvitato questa vite, questa, e questo qui corrisponde perfettamente alla cerniera. Ok? Ci mancano le altre due viti che erano qua. Allora, una volta messa la staffa di ferro, dobbiamo andare a mettere le viti che abbiamo tolto in precedenza. Quindi apriamo il portellone, così. Poi, quindi una volta aperto il portellone, andiamo a centrare, vedete? Andiamo a centrare la cerniera con il foro e la lamiera e evitiamo. Stessa cosa con la vite più in basso, inseriamo e avvitiamo. Ok, la cerniera di sinistra è stata cambiata. Per sicurezza con un pappagallo andiamo a fare pressione qui per farla inserire meglio. Quindi apriamo il portellone e con il pappagallo andiamo a far inserire meglio la cerniera nel suo alloggio. Ok, potreste sentire uno scatto quando lo fate. Questo perché si inserisce meglio. In questo caso era già inserita bene, però a volte può capitare che non si inserisca bene, quindi poi fareste fatica a montare il fianco. E niente, fatto questo, è inutile che vi faccio vedere anche come si cambia la cerniera del fianco destro, perché è la stessa identica cosa. L'unica cosa che cambia, che c'è in più, è il filo di terra che è collegato appunto alla cerniera di destra.